tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Con il video tutorial di oggi spero di portarvi un po' di positività e di darvi ispirazione per realizzare questa maglia che ho lavorato in top down con delle bellissime tonalità di rosa antico alternate da motivi in pizzo nel colore del bianco. È un progetto molto romantico e carico di significati, come vi ho accennato appunto nelle anteprime delle foto di questa maglia che ho postato nella mia pagina di Facebook e di Instagram. Questa maglia l'ho chiamata appunto Camelia per via dei suoi toni di rosa e queste tonalità appunto mi hanno richiamato proprio a questo fiore. È un fiore che nel suo linguaggio è carico di significato, e il significato più importante che attribuitogli è appunto quello del sacrificio e dell'impegno, e diciamo è quello che ci aspetta un po' in questo periodo critico, ma che affronteremo con positività. È un sacrificio che noi faremo, diciamo, in nome dell'amore, quindi mi piaceva molto per questo periodo attribuirgli questo significato. Per la realizzazione di questo progetto noi dovremo essere in possesso di due uncinetti, uno del numero 3 e uno del numero 3,5. Con il 3,5, 3,5 lavoreremo soltanto la parte iniziale della maglia, quindi la parte iniziale dello sprone. Tutto il resto della lavorazione la faremo con l'uncinetto del numero 3. Poi, come al solito, noi avremo bisogno di alcuni segnapunti o anche dei pezzettini di filo per segnare i punti del lavoro, vanno benissimo, magari 3 dello stesso colore e uno diverso, che è quello che mi andrà ad indicare l'inizio di ogni giro. Dopodiché avrò bisogno di un ago da lana, una forbice e 1 metro per prendere le misure. Per realizzare una taglia SM avrete bisogno di 3 gomitolini di questo filato. Io ho utilizzato il Natura Linen della linea DMC. È un filato che mi è piaciuto veramente moltissimo. È un filato composto da 58% lino, 26% viscosa e 16% cotone, quindi una composizione di 3 fibre naturali che danno molta freschezza, diciamo, al capo realizzato, e allo stesso tempo anche resistenza, morbidezza e un aspetto molto rustico e chic, come vedete. Un gomitolo da 50 grammi misura 150 metri. Ed è appunto un filato indicato per capi di abbigliamento, molto molto bello. Vi faccio vedere l'etichettatura. Quindi 50 grammi, vedete, 150 metri, è consigliata la lavorazione con uncinetto ferri 3, 3,5. È un filato molto particolare, è irregolare nella sua composizione, quindi come vedete non ha sempre lo stesso spessore, ma a tratti è un po' più sottile e un po' più grosso, a seconda appunto della composizione alternata delle fibre che si intersecano tra di loro, ed è molto molto bello, vedete, perché comunque ci sono dei punti luce più chiari. È un filato appunto leggerissimamente variegato ed è splendido, morbido e molto molto fresco anche per il prossimo periodo in arrivo. Che ho scelto sono splendide. Io ho scelto appunto il rosa antico, che è il colore 134, e di questo appunto filato per una taglia SM vi serviranno quindi 3 gomitolini del colore rosa antico chiaro, che è il numero 134, 3 del colore 04, che è questo rosa più carico, e la tonalità, vedete, è molto molto bella, e poi 2 gomitolini invece del colore 1, che è questo bianco, un bianco un po' sporco. Poi comunque in descrizione nell'info box vi lascio tutto quello che avete bisogno e vi lascio scritto appunto l'occorrente. Questa maglia è realizzata in top down, significa che la lavorazione si inizia dalla parte del collo, montando una catenella e chiudendola in tondo, lavorando con l'uncinetto del 3,5 il motivo a pizzo, soltanto col 3,5 la parte appunto della traforatura qui a pizzo, e quindi ho lavorato questo primo motivo
Dopodiché ho iniziato a lavorare a maglie alte con il colore rosa antico più chiaro e mettendo appunto dei segnapunti, creando dei raglan, quindi 2 per la parte centrale davanti, dividendo le maniche e poi facendo i raglan anche nella parte appunto dietro. E poi ho lavorato, diciamo, il mio raglan scendendo piano piano, mettendo in sospensione poi le maniche, lavorando la parte centrale e poi facendo un cambio di colore, lavorando un motivo a pizzo nella parte centrale, riprendendo a lavorare con il colore appunto più carico e finendo appunto con la parte finale, sempre con lo stesso motivo di pizzo, che quindi come vedete ho inserito qui giù alla base, nella parte centrale nel collo e poi nelle maniche. Subito dopo, quando ho ripreso la lavorazione delle maniche, ho inserito subito il motivo a pizzo. Dopodiché ho lavorato con il rosa antico più carico e vedete ho inserito questo rosa antico qui perché poi indossata praticamente la manica mi corrisponde, il cambio del colore mi combacia sia nella manica con la parte diciamo del corpo centrale e poi ho lavorato e rifinito con il motivo a pizzo. La maglia ha una vestibilità molto comoda, abbastanza ampia e vi vorrei appunto far capire che potete lavorarla cercando di crearla su misura in base appunto alla vostra taglia, alla vostra fisicità e tenendo presente anche della misura centrale del seno, perché appunto c'è chi ha bisogno di ampliare un po' di più lo sprone perché magari ha un seno abbondante e chi invece non ha appunto questa necessità e quindi la può lavorare senza fare troppi aumenti. Comunque diciamo che parte da uno sprone molto molto morbido perché appunto la parte centrale non è accollata ma ricopre proprio la parte delle spalle, tant'è che volendo è talmente abbastanza scollata che si può anche portare appunto con una spalla un po' scesa di lato volendo. Si inizia montando una catenella. Io ho montato una catenella di 128 maglie che in questo caso corrispondono a 69 cm, la taglia diciamo una taglia che veste tra S e M, il motivo è multiplo di 4 del punto fantasia che andrò a fare, quindi le catenelle di base devono essere divisibili per 4. Pertanto nel mio caso ne ho montate 128 che diviso 4 fa 32 e 32 sono gli occhielli che io andrò a formare nel primo giro. La catenella la lunghezza della catenella corrisponde a 69 cm. Se volete aumentare o diminuire le taglie, innanzitutto vi consiglio di montare appunto la vostra catenella e di chiuderla in tondo e di provarla intorno al vostro décolleté e poi appunto di valutare sia quanto scollata la volete e poi per lo sprone, invece per l'aumento dello sprone che andremo a fare più avanti con il colore rosa, vedremo un attimo come gestire l'ampiezza nei raglan in questi punti. Pertanto diciamo regolatevi in questo modo, sapete appunto che le indicazioni che vi do sono, se non usate anche appunto questo tipo di filato, è che la catenella iniziale di base per questa taglia misura circa 69 cm e deve essere una catenella divisibile per 4. Possiamo scegliere se fare per l'inizio una semplice catenella. Io per questo progetto invece ho scelto una lavorazione diversa che adesso vorrei farvi vedere, un metodo diverso e che mi piace molto. Ho visto questo diciamo video tutorial fotografico in un sito web inglese che appunto consigliava questo metodo di lavorazione per lavori, per l'inizio di lavori in top down, ma anche come base diciamo di inizio, se iniziamo una maglia appunto dalla base, come potrebbe essere la girasole che abbiamo visto nell'altro precedente video tutorial, ed è appunto anziché fare la semplice catenella che facciamo di solito, creare un cordino, quindi un bordino in cordino diciamo tridimensionale che è un pochino più consistente rispetto alla solita catenella e nella tensione non è elastico quanto la catenella ma è già più rigido, quindi ho un lavoro
diciamo che viene già impostato abbastanza regolare sulla misura di questo cordino, e quindi non ho mai il dubbio se nella catenella montata poi quando vado a lavorare nella semplice catenella il lavoro restringe oppure resta largo. Qui ho già una base di partenza più decisa, quindi che mi rispetta i centimetri che vado a misurare. Io devo appunto lavorare con il filo del mio gomitolo e poi lasciare un pezzettone lungo iniziale quindi non avrò la solita codina corta, ma avrò una codina, diciamo, che vado a lasciare parecchio più lunga del solito. Quindi con il filo, diciamo, del gomitolo, con il mio filo del gomitolo, che è questo, lo tengo verso sinistra. Qui invece ho il filo della coda, diciamo, del lavoro. Io vado a mettere il filo in questo modo sull'uncinetto, lo vado a caricare. Con il filo invece lungo del gomitolo vado a passare e faccio questo passaggio qui. Quindi riprendo il filo della codina lunga, porto il filo sull'uncinetto del gomitolo e lo faccio passare in questo modo. Vi faccio vedere quindi più da vicino. Questo è il filo della codina che ho lasciato lungo, e invece questo è il filo del gomitolo, e quindi lavoro questo bordino, diventa come un cordino tridimensionale che non avrà più l'elasticità della solita catenella che noi facciamo di base, ma avrà una consistenza già più uniforme, perché vedete, se io lo vado a tirare non è elastico, quindi rispetta esattamente la misura che poi io andrò a misurare con il metro. Quindi sono certa che, diciamo, la consistenza di questa catenella non sarà mobile come quelle solite che vado a fare. E quindi per questo progetto io ho lavorato non la semplice catenella di base, ma questo cordino. Adesso il filato, non essendo, diciamo, regolare, ma un po' irregolare, perché appunto, come abbiamo visto a tratti è un po' più spesso, ha appunto questo effetto rustico, non si vede magari benissimo quanto su un cotone che ha diciamo un filo regolare, però per farvi capire la catenella che esce, vedete, presenta questa forma qui tubolare. Voi potete scegliere se lavorare la catenella solita di base oppure iniziare così. Sapete che appunto io ho fatto in questo modo. Ed è un buon sistema anche per esempio per la maglia di fior di lotto, che potrebbe essere adottato per avere un collo, diciamo, che poi durante l'indosso non mi cede, ma resta ben sostenuto. E io consiglio questo tipo di lavorazione da sostituire per tutti gli inizi dei lavori che noi andiamo a fare, perché è molto più affidabile della solita catenella. Vi faccio vedere, l'avevo già adottato per la maglia fior di lotto, quindi non avevo fatto la semplice catenella che da video tutorial vi avevo consigliato, perché appunto già era un video tutorial molto molto lungo e molto denso di spiegazioni. Però guardate come risulta poi il bordino iniziale del lavoro, e se io vado a tirarlo, vedete, la maglia resta immobile. Se io invece avessi fatto la catenella, comunque sarebbe stato il lavoro più elastico. In questo modo, soprattutto nei lavori in top down dove vado a montare un collo, io ho un lavoro che è resistente, quindi la maglia non si slabrerà mai. Un po' diciamo come il tubolare che andiamo a fare per i lavori a maglia. Una volta che avrò lavorato tutto il mio cordino, in questo caso devo stare molto molto attenta ad allineare ed a chiudere in tondo, in modo che il mio lavoro non si attorcigli. Quindi devo prendere bene, diciamo, e allineare tutta la mia catenella fino alla fine e andarla a chiudere nel modo corretto, perché essendo tridimensionale il lavoro facilmente potrebbe appunto attorcigliarsi, mentre io appunto devo mantenere bene tutta la continuità della mia catenella. Vado a chiudere come al solito effettuando una maglia bassissima
agganciandomi alla prima maglia di lavoro, in questo modo. Mi raccomando, le catenelle devono essere multiplo di 4 e nel mio caso ne ho avviate 128. Mi alzo ora con una catenella che corrisponde ad una maglia bassa, quindi una. Poi vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Salto 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta vado a fare una maglia bassa. Vedete, con questo cordino la lavorazione è un po' più difficile all'inizio da lavorare rispetto a una catenella, perché è molto più sostenuta, però poi io avrò un lavoro appunto molto più bello, diciamo, più regolare, come posso dire, più sostenuto all'inizio, quindi non avrò una catenella, diciamo, mobile. Vedete, il mio lavoro è ben teso, quindi intorno al collo sono sicura che una volta lavorato con questo metodo avrò appunto una circonferenza che mi resterà stabile. Quindi una volta chiuso e formato il mio primo occhiello, lavorerò per tutta la circonferenza in questo modo: 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta faccio una maglia bassa. Procedo così per tutta la circonferenza del mio giro. Per chi avesse piacere di fare la lavorazione seguendo lo schema della parte di pizzo traforata è questo. Completato tutti i miei occhielli intorno alla circonferenza e fatte le mie ultime 5 catenelle, chiudo il mio giro agganciandomi alla prima maglia, quindi la prima catenella, diciamo, dell'occhiello iniziale, con una maglia bassissima, in questo modo. Con delle maglie basse ora cammino al centro del mio occhiello ed esattamente nella catenella centrale, che è la terza, e quindi vado al centro del mio occhiello, in questo modo. Mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado al centro dell'occhiello successivo, quindi 1, 2 nella terza catenella, e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4. Vado al centro dell'occhiello successivo nella terza catenella e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4 e procedo per tutto il mio giro a fare questa operazione. Quindi 4 catenelle e una maglia bassa al centro dell'occhiello successivo. Quindi il risultato sarà questo. Completo il mio giro con le ultime 4 catenelle e agganciandomi alla prima maglia bassa del giro precedente, in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle, scusate, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso punto e faccio sempre qui 2 maglie alte, quindi una maglia alta e all'interno dello stesso punto un'altra maglia alta. Quindi ho fatto un triangolino, 3 maglie alte all'interno dello stesso punto, una catenella, passo intorno all'archetto con il filo caricato e faccio una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, vado nello spazio tra i due archetti, entro dentro e faccio all'interno dello stesso punto 3 maglie alte, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Vedete, questo è il risultato. Il triangolino delle 3 maglie alte, una catenella di separazione, una maglia alta nell'arco intorno all'archetto, diciamo, una catenella e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Una catenella,
Procedo così per tutto il giro. Quindi nel punto dove i due archetti si tengono a braccetto, qui faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2, 3. Una catenella di separazione, intorno all'arco una maglia alta, una catenella di separazione e di nuovo riprendo con le 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3. Procedo così per tutta la mia circonferenza. Chiudo il mio giro facendo una maglia bassissima sulla terza catenella della prima maglia effettuata. Mi alzo con 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nella maglia centrale delle 3 che ho sottostanti e faccio una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, entro nella terza delle maglie alte sottostanti e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo ora tutte le maglie assieme, una catenella di separazione, dove ho la maglia alta singola da sola faccio una maglia alta, una catenella di separazione e ripeto per tutto il giro questa sequenza, quindi facendo una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie assieme, una catenella di separazione e riparto facendo la maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Ripeto tutta questa sequenza per tutto questo giro. Mi raccomando di lavorare questo giro in maniera molto morbida ed elastica, di non tirare. Eventualmente solo per questo giro nella parte del collo, se vedete che poi lo sprone tira, anziché fare una catenella di separazione qui in questo punto fra i 3 gruppi di maglie alte, potete farne 2, però poi per le maniche, per tutti gli altri punti, mi raccomando di rispettare appunto la sequenza solo con la catenella di separazione, ma eventualmente appunto se vedete che lavoro tira dello sprone provandolo intorno al collo, per ammorbidire un po' diciamo questa riga, solo in questa parte, diciamo in questo giro, potete eventualmente fare 2 catenelle di separazione. Quindi procedete per tutta la circonferenza in questo modo. Le 3 maglie alte non chiuse, chiuse tutte nello stesso punto e poi la maglia alta di separazione, la catenella di separazione e le 3 maglie alte chiuse tutte assieme. In questo modo. Catenella di separazione e maglia alta sopra alla maglia alta. Chiudo il mio giro, effettuata la mia ultima maglia alta, la catenella di separazione nella testina della chiusura insieme delle 3 maglie alte. Quindi chiudo il giro in questo modo, quindi mi trovo sopra alle 3 maglie alte chiuse assieme, sopra la sommità. Una catenella per alzarmi. Dopodiché ne faccio altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5. La prima corrisponde diciamo a una maglia bassa, vado sopra alla testina delle 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nel triangolino delle 3 maglie chiuse insieme, sopra qui. Scusate, e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi vado a formare tanti archetti in questo modo e li vado a chiudere con una maglia bassa nella sommità delle 3 maglie alte sottostanti chiuse insieme, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo qui. Procedo per tutta la mia circonferenza. Concludo il mio giro e lo chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella dell'occhiello iniziale.
mi sposto con delle maglie bassissime nella catenella centrale del mio occhiello, quindi nella terza, in questo modo. Faccio 1, 2, 3 e 4, vado nella centrale dell'occhiello, quindi nella terza, e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4, vado nell'occhiello, nella catenella centrale, quindi nella terza, e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4, e nella centrale faccio una maglia bassa. Procedo così per tutto il mio giro, completando quindi l'ultimo giro della parte di pizzo dell'inizio appunto dello sprone della maglia. Se volete uno sprone più morbido e vedete che indossandolo tira leggermente in questa parte finale, solo per lo sprone, poi non per gli altri giri, potete eventualmente fare 5 catenelle di separazione. Io l'ho lavorato così come vi ho fatto vedere, però insomma nulla vieta che andate ad aumentare solo per la parte dello sprone del pizzo con 5 catenelle. In questo modo. Chiudo questo giro come al solito con una maglia bassissima, agganciandomi alla prima maglia di base. Ora mi alzo con una catenella, rientro all'interno dello stesso spazio, quindi nello spazio di giunzione dei due archetti, e faccio una maglia bassa. Vado a fare intorno ad ogni arco di catenella 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. Nel punto di giunzione tra i due archetti faccio una maglia bassa. Riparto quindi all'interno dell'arco 1, 2, 3 e 4. Dove trovo la maglia bassa faccio una maglia bassa. Nel mio caso, così facendo, alla fine del mio giro mi ritrovo con 160 maglie di base, avendo 32 occhielli finali intorno alla circonferenza. Quindi procedo così: 4 maglie basse, quindi 2, 3 e 4, e dove trovo la maglia bassa faccio una maglia bassa. Chiudo il mio giro agganciandomi con una maglia bassissima, però prendendo il filato rosa antico e prendendo il filo e facendo la chiusura con il cambiando colore con il filato rosa, quindi in questo modo. Mi alzo con una catenella, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia bassa. Ora intorno ad ogni maglia disponibile, quindi sopra ogni maglia disponibile di base, vado a fare una maglia bassa. Io però ho distribuito, per allargare la circonferenza dello sprone, ho distribuito 16 cm, quindi significa che all'incirca 16 maglie, scusate, e quindi vuol dire che all'incirca ogni 10 maglie io ho fatto un aumento. Questo per dare già una piezza più importante allo sprone. Quindi da 160 maglie di base che avevo ne ho aumentate 16 e alla fine di questo giro mi sono ritrovata con 176 maglie. Quindi vuol dire che l'aumento lo facciamo in questo modo. All'interno dello stesso spazio facciamo un'altra maglia bassa. Vado a rifare 10 maglie di base. Quindi 10 maglie basse e poi faccio il mio aumento. Quindi alla fine mi sono ritrovata con 176 maglie. Se avete delle taglie maggiori, tipo una L, potete farvi anche un 22-24 aumenti intorno alla circonferenza.
perché appunto poi partiremo con uno sprone di base, diciamo, più ampio, e quindi andremo già ad avere una base più larga e più abbondante per poi prima di andare a prendere i punti con i nostri fermapunti per segnare i nostri raglan che continueranno a dare ampiezza alla nostra maglia. Nel secondo giro chiudete in tondo con una maglia bassissima e il secondo giro lo fate semplicemente di maglie alte. A questo punto della lavorazione mi trovo con il mio motivo pizzo, che è la prima parte che io ho lavorato e che corrisponde a 5 centimetri, vedete, 5 centimetri, dopodiché ho lavorato tutta la mia circonferenza a maglie basse e successivamente ho fatto un giro di maglie alte. Io mi sono trovata al primo giro di maglie alte con 176 catenelle. Vi faccio vedere come le ho suddivise per lo sprone, mettendo i segnapunti per suddividere le spalle, che sono questa è una spalla, e il giro d'inizio l'ho differenziato con un colore diverso. Potete usare anche dei pezzettini di filo, non c'è problema, e invece tutto il resto dei marker ho usato lo stesso colore. Vedete, questa sarà la mia spalla, questa, che mano a mano adesso con gli aumenti andremo ad allargare, e la parte del davanti e la parte del dietro. Le mie 176 catenelle, e comunque vi do il corrispettivo della circonferenza in centimetri, in modo che se usate un altro filato potete avere dei riferimenti. Queste 176 catenelle le ho suddivise in 30 e 30 per le spalle e 58 per il davanti e 58 per il dietro. Le spalle, il pezzettino della spalla corrisponde a 16 cm e la parte appunto del davanti e del dietro a 31 cm. Quindi ho preso i miei marker e li ho appunto suddivisi in questo modo. Mi sono alzata, allora il giro di inizio l'ho fatto corrispondere con il segnapunti, diciamo, dell'inizio del giro, e subito mi sono alzata con 3 catenelle e ho fatto 3 maglie all'interno dello stesso spazio per creare il mio primo degli aumenti. Dopodiché appunto mi andrò a posizionare il mio marker sulla catenella centrale delle 3. Questo sta ad indicare che poi nel giro successivo, dove ho questo marker, è sia il mio giro di inizio, e qui in questa maglia centrale andrò a fare ad ogni giro, nel giro successivo le mie 3 maglie all'interno dello stesso spazio. Ho contato le mie 30 catenelle, cioè 30 maglie, ho lavorato 30 maglie alte. Vedete, adesso mi sto avvicinando all'altro marker e vediamo come fare i nostri aumenti, e successivamente in tutte appunto le maglie che sono segnate. Quindi 1, 2, 3 maglie all'interno dello stesso spazio. Tolgo il mio marker e lo metto nella maglia centrale, perché poi qui nel giro successivo andrò a fare, qui nella sommità andrò a fare le mie 3 maglie alte per l'aumento. Procedo così per tutta la mia circonferenza, e dove trovo appunto i marker faccio ogni volta la stessa operazione. Per le taglie più grandi io non vi so dire esattamente appunto quante catenelle vi troverete, perché appunto vi consiglio di farlo provandolo indosso al vostro décolleté e valutando la vostra vestibilità, e quindi appunto vi ho consigliato all'inizio di montare eventualmente delle maglie superiori a quelle che ho montato io e di aumentare appunto il numero degli occhielli iniziali della maglia. Vi posso dire più o meno in centimetri quanti magari ve ne potete ritrovare intorno allo sprone, e aumentarli rispetto a quelli che ho fatto io per una taglia che va dalla S alla M.
quindi se qui io ho 31 centimetri, magari voi valutate di avere 1 o 2 centimetri in più, e poi questa è una valutazione che dovete fare voi anche per la spalla, 1 o 2 centimetri in più per taglia, perché appunto valuterete anche la vostra in base alla vostra corporatura e anche in base alla vostra taglia del seno. E se eventualmente avete un seno abbondante, anziché nei punti indicati fare 3 maglie all'interno dello stesso spazio, potete eventualmente procedere all'interno dello stesso spazio, fare due maglie alte, una catenella di separazione e 2 maglie alte. Lo sprone in questo modo risulterà, cioè il raglan risulterà con un forellino laterale centrale che indicherà la separazione di queste maglie, però appunto andrete ad aumentare maggiormente la circonferenza che darà vestibilità appunto se avete una taglia abbondante di seno. Vedete, sto completando il mio giro, ho effettuato l'ultima maglia alta, tolgo il mio marker che è quello dell'inizio del giro, vado a chiudere il mio giro agganciandomi alla prima maglia ed effettuando così una maglia bassissima. Vedete, questo è il punto di inizio e dove io ho fatto le mie prime 3 maglie alte. Quindi mi aggancio alla prima con una maglia bassissima in questo modo e chiudo. Con un paio di maglie basse mi sposto al centro della maglia centrale, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e all'interno della maglia centrale delle 3 iniziali faccio un totale di 3 maglie alte, la prima che è data dalle 3 catenelle con cui mi sono alzata e 2 maglie alte. Posso riprendere il mio marker, metterlo al centro nella maglia centrale delle 3 e quindi ogni giro andrà chiuso in questo modo e mi rialzerò in questo modo. Dopodiché proseguo a lavorare una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante, e quando raggiungo i marker nella maglia centrale sopra alla maglia appunto che ho segnato vado a fare l'aumento facendo le 3 maglie all'interno della testa della stessa maglia. Quindi procedo a lavorare il mio sprone in questo modo per tutti i giri successivi. Io ho lavorato il mio sprone facendo 13 giri di maglie alte con il colore rosa antico chiaro, e quindi ho lavorato, dico subito, per 12 cm e mezzo con la parte con il filato rosa, quindi un totale all'incirca di 17 cm in tutto. Questo per una taglia S, e non è detto appunto che per voi vada bene, perché appunto lo sprone, il bello di questi lavori in top down è provarli e testarne appunto la vestibilità. Tenete presente appunto che mi resta nella circonferenza del busto un'apertura sufficientemente ampia, quindi mi avanza un paio di centimetri rispetto al mio busto, quindi ho una vestibilità comoda. Come fare per provarlo? Allora, vedete questi 2 marker, o fissate qui con 2 fili o mettete un altro marker per bloccare questi 2, lo provate, lo indossate e vedete se appunto vi può andare bene come taglio oppure se continuare a fare un altro paio di giri. Quindi fissate questi 2 marcapunti mettendo magari un altro marker in questo modo, così. Fate lo stesso dall'altra parte, quindi andate un attimino a bloccare la manica, tenendo presente che però poi ci sarà questo spazietto di distanza dove o voi deciderete di chiudere così, quindi valutando di chiuderlo, oppure se fare un paio di catenelle per allargare un attimo il giro del braccio. Io ho un braccio abbastanza sottile, quindi la chiusura anche così per me va bene senza fare ulteriori catenelle, però valutate voi invece se vi piace anche una manica più larga il da farsi. Noi adesso appunto andiamo a completare la nostra lavorazione andando a chiudere in tondo e andando a chiudere appunto la circonferenza del busto per andare a lavorare tutta la circonferenza sempre in tondo a maglie alte. Vediamo come unire le maniche.
Allora sto completando la fine del mio giro. Questo è il marker che delimita il giro di inizio, quindi lo posso andare a togliere. Chiudo il mio giro con una maglia bassissima e con un'altra maglia bassissima mi sposto nella catenella centrale delle 3, quella dove avevo appunto effettuato l'aumento. Sono così arrivata al centro, quindi all'inizio del giro. Prendo il punto dell'altra manica, quindi dove avevo il marker, perché adesso io devo andare a chiudere la mia manica, vedete, in questo modo. Perciò filo sull'uncinetto, prendo sempre la terza delle maglie centrali, quindi vedete 1, 2, 3, e dentro effettuando una maglia alta all'interno e proseguendo la lavorazione del mio giro a maglie alte, intanto che io non incontro l'altro marker. Ecco, vedete, ho lavorato tutta la parte del lato lungo, quindi o del davanti o del dietro, lavoro a maglie alte fino a dove ho il marcapunti posizionato fino a questa maglia, che è quella centrale. Tolgo, vado a prendere l'altro marker, quindi chiudo la mia manica in questo modo, tolgo il marker, filo sull'uncinetto, prendo l'altra punta e quella dove ho le 3 maglie e vado a fare una maglia alta nella maglia centrale dove era posizionato il marcapunti e quindi proseguo la mia lavorazione a maglie alte. Ho così chiuso in tondo il mio lavoro, la circonferenza del busto del mio lavoro, e ho lasciato appunto gli spazi e le circonferenze delle maniche che andrò a riprendere e a lavorare successivamente più avanti. Mi sto avvicinando al marker che delimita l'inizio del mio giro, completo con le ultime maglie alte questa è l'ultima maglia alta che faccio e mi aggancio con una maglia bassissima alla prima maglia effettuata del giro e vado a chiudere così il mio giro. Mi alzo con 3 catenelle, questo sarà il mio inizio giro, e riparto completando con le mie maglie alte e lavorando così il mio top down intorno per la parte del busto. Quindi mi rimetto il marker nella prima maglia formata dalle 3 catenelle con cui mi sono alzata e riparto la lavorazione in tondo. Vedete, in questo modo io ho chiuso la parte del busto, lasciando appunto le maniche in sospensione. In questo modo successivamente le andremo a riprendere e lavorare. Ora procedo con la lavorazione del busto. Vedete, io ho lavorato dalla chiusura, quindi in tondo qui nella parte del busto, con 1, 2, 3, 4 giri di filato rosa antico, quello più chiaro. Dopodiché ho sempre lavorato intorno allo stesso modo, però aggiungendo appunto il rosa più carico, e ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 giri con questo colore qui più rosa più intenso. A questo punto della lavorazione, quindi vedete qui io ho fatto il mio sprone e ho cambiato appunto il colore. Adesso in quest'ultimo giro io andrò a chiudere e andrò a lavorare con il colore bianco e inserirò qui intorno al punto, diciamo, vita, un po' sottoseno, diciamo un po' alto, il motivo traforato a pizzo, quindi lo stesso motivo lo andrò a inserire qui sotto. Naturalmente
In questa ultima circonferenza dovrò avere un numero di maglie multiplo di 4, perché il mio motivo appunto fantasia qui è un multiplo di 4. Quindi nel mio caso io qui intorno ho 160 maglie. Quindi contate sempre le maglie del penultimo giro, quindi di questo giro qui del penultimo, in modo da valutare, per arrivare a un multiplo di 4, di fare al limite una diminuzione, un aumento. Nel mio caso è stato necessario, avevo 162 maglie, quindi ho fatto 2 diminuzioni e sono andata a farle una all'inizio, cioè ai lati dei due fianchi, diciamo, della maglia. Quindi ho fatto 2 diminuzioni e sono arrivata a 160 maglie. Ora andrò a chiudere il giro e andrò appunto a inserire a mettere il mio inserto, lavorare il mio inserto con il cotone, il filato bianco. Quindi ho effettuata la mia ultima maglia alta, tolgo il mio segnapunti e vado a chiudere il mio giro come al solito con una maglia bassissima. Però nella chiusura cambio già il filato, quindi prendo il mio filato bianco, tengo il filato rosa da parte, quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filato bianco e lo passo già, porto fuori il filo, mi alzo con una catenella, tiro i fili dietro in modo che le mie asole si restringano, rientro nella stessa catenella appunto di base, mi alzo e faccio una maglia bassa. Ed ora in tutto intorno alla mia circonferenza vado a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia che mi trovo alla base, in questo modo. Vedete, lavorando mi prendo anche il filo che c'è sotto in modo che lo vado a fissare. Procedo per tutta la mia circonferenza lavorando a maglie basse e quindi non faccio altro che andare a ripetere lo stesso motivo che abbiamo visto all'inizio della lavorazione della maglia. Ho completato tutto il mio giro di maglie basse, nel mio caso ne ho 160, vado a chiudere con una maglia bassissima, in questo modo. Mi alzo con una catenella che corrisponde alla mia prima maglia bassa, faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, salto 1, 2, 3 e nel quarto spazio faccio una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, salto 1, 2, 3 spazi e nel quarto faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5, salto 1, 2, 3 spazi e nel quarto faccio una maglia bassa. Procedo lungo tutta la mia circonferenza in questo modo, formando i miei occhielli. E nei giri successivi procedete come avete visto per l'inizio del bordo della nostra maglia. Quindi ripetete tutti i giri e tutti i giri del motivo di pizzo, appunto di traforatura, che avete visto all'inizio del nostro video tutorial. Il mio lavoro si presenta così, quindi abbiamo fatto il nostro inizio con il bordo. Poi abbiamo lavorato in top down la nostra maglia, abbiamo lasciato in sospeso le maniche, in questo modo io una ho già iniziato a lavorarla e riprendendo lo stesso identico bordo, poi andiamo a vedere assieme comunque per l'altra manica come fare e abbiamo visto il cambio di colore e il nostro appunto bordo nella parte centrale, nella fascia centrale che poi andrà collocata nella nostra vita. Adesso vediamo come proseguire la nostra lavorazione della parte finale della maglia. Quindi tagliato il filo bianco e nascosta la mia codina, riprendo il filo del rosa più acceso e mi vado ad agganciare in un punto. Io scelgo un punto tra i due occhielli, quindi nella chiusura dei due occhielli, mi riaggancio con il filo e riprendo la mia lavorazione a maglie alte.
e vado ad effettuare, lavorando in tondo, mi alzo con 3 catenelle e farò una maglia alta sotto ad ogni maglia disponibile sottostante. Quindi riprendo tutte le mie maglie in questo modo, nascondendo il filo, la codina del filo con cui mi sono attaccata dietro. E proseguo la lavorazione tutta a maglie alte. E alla fine del giro, quando ho finito, chiudo il mio giro sempre con una maglia bassissima, come abbiamo visto, per la lavorazione della parte superiore della maglia. Se preferite, intorno a questo primo giro, intorno diciamo al bordo del primo giro, potete anche fare delle maglie basse. Potete decidere un primo giro di maglie basse e poi riprendere la lavorazione a maglie basse, magari per dare una lavorazione un po' più fitta alla maglia, quindi vedete voi. Poi la lavorazione proseguirà tutta a maglie alte. Guardate, riprendendo i punti a maglie basse invece l'effetto è questo, anzi soltanto nel primo giro lo facciamo. Io alla fine decido di farlo così a maglie basse, la ripresa quindi del cambio colore la farò a maglie basse perché mi piace di più. Nel primo giro viene più compatta e l'effetto è più bello, vedete? Il lavoro viene un po' più sostenuto, rifinisce anche meglio l'occhiello che abbiamo fatto finale. Quindi lavorerò tutto il giro di contorno a maglie basse e poi dal secondo giro in poi, dopo aver chiuso questo giro qui, riprendo la mia lavorazione a maglie alte come ho fatto appunto per il resto della maglia. Ora vediamo come chiudere le nostre maglie alte in tondo in modo che non si venga a formare una linea evidente, diciamo, di stacco a fine giro. In moltissime me l'avete chiesto, magari facendo dei lavori appunto mi dite che vi trovate una brutta linea in evidenza di stacco o anche in diagonale talvolta, quindi vediamo come fare a chiudere il nostro giro nel migliore dei modi affinché non si veda appunto un'evidente chiusura ad ogni giro. Allora, di solito in linea di massima quando si chiude un giro si tende a fare in questo modo, si entra nella terza maglia, nella terza catenella della prima maglia con cui io mi sono alzata e di solito si prendono le due costine all'interno dell'uncinetto e si chiude con una maglia bassissima. Poi ci si alza con 3 catenelle e si riparte. Questo fa sì che le due maglie alte si avvicinino troppo e quindi si veda una linea di stacco. Noi quindi che cosa facciamo? Allora, innanzitutto completiamo il giro con l'ultima maglia alta che mi mancava. Le due costine, come vi ho fatto vedere adesso, delle due costine io prendo soltanto quella dietro, vedete? Non tutte e due, ma soltanto quella dietro e chiudo con una maglia bassissima senza tirare troppo il lavoro. Dopodiché rientro all'interno di tutte e due le costine nuovamente, porto fuori il mio filo in questo modo e faccio una maglia bassa. Mi alzo con 2 catenelle. In questo modo la maglia sotto non dovrebbe troppo appiccicarsi a quella di fianco e quindi dovrei avere, in teoria ho un lavoro un po' più lineare. Provate a fare con questo sistema che adotterò anch'io adesso per questa maglia e vedrete che sicuramente la linea di chiusura salterà molto meno all'occhio. La rivediamo un'altra volta. Quindi termino con l'ultima maglia alta del giro. Le mie due costine sono queste. Non vado a fare la maglia bassa prendendole tutte e due, prendo solo quella più esterna, questa qui, entro e faccio una maglia bassa solo in quella più esterna senza tirare troppo il lavoro. Poi rientro all'interno di tutte e due le mie costine, nuovamente porto fuori il filo in questo modo, faccio una maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle,
e riparto con il mio giro. Quindi in tutti i giri successivi di chiusura faremo in questo modo. Dopo che ho lavorato il pizzo nella fascia centrale della maglia, ho lavorato un altro bel pezzettone con il rosa antico e ho finito lavorando nuovamente lo stesso motivo di pizzo, che alla fine del giro ho rifinito con un giro di maglie basse tutto intorno. Qui potete decidere voi se lavorare la maglia e farla diritta oppure se con degli aumenti, io ne ho fatti alcuni verso la parte finale, dare una linea diciamo un po' più svasata in modo che venga più larga. Questa appunto è una scelta che lascio a voi in base proprio al vostro gusto. Quindi ho lavorato diciamo la parte con rosa più carico dopo il pizzo per 12 centimetri. E poi ho concluso con il mio pizzo. Allora io negli ultimi 5-6 giri ho fatto 4 aumenti a giri alterni per allargare leggermente la mia maglia. Anche nella parte finale, qui quando andrete a farmi il primo giro di maglie basse, che ovviamente il primo giro di maglie basse dovrà essere multiplo di 4, perché come abbiamo visto il motivo a pizzo è multiplo di 4, potrete eventualmente fare degli aumenti intorno alla circonferenza, in modo che se volete un pizzo anche un po' più ondulato, potrete con questi aumenti dare più ampiezza a questo motivo. Io ho fatto una decina di aumenti intorno a tutta la circonferenza, quindi non ho lavorato una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, ma l'ho fatto facendo appunto inserendo 10 aumenti intorno alla mia circonferenza per dare un motivo appunto leggermente più ampio. Per la manica che noi adesso andremo a lavorare insieme, riprenderemo tutta intorno alla circonferenza delle maglie basse. Io nel mio caso ho riavviato diciamo intorno 56 maglie basse. Naturalmente le maglie di base devono essere multiplo di 4. Vi ricordo appunto che il motivo del punto fantasia inizialmente ha questo multiplo di 4, quindi se non avete il mio stesso numero di maglie, fate in modo magari aumentando un paio di maglie così, di avere una base che abbia un numero di catenelle multiple di 4. Nel mio filato bianco, questo vedete è lo sprone della maglia, il collo, e io vado ad agganciarmi col filo qui sotto nella parte bassa e nella parte più nascosta diciamo dello scalfo della manica. Quindi semplicemente mi aggancio il mio filato, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto, tiro bene la codina sotto che vado a nascondermi lavorando e rientro all'interno dello stesso punto, mi alzo con una maglia bassa, tutto intorno vado ad avviare delle maglie basse, appunto nel mio caso sono 56, e poi riparto facendo il mio motivo appunto fantasia, lo stesso che abbiamo visto per l'inizio dello sprone del collo. Vi faccio vedere l'altra manica. Quindi ripeto il punto fantasia e poi riparto con l'altro colore rosa. La manica, quindi ho fatto il pezzo del motivo fantasia, poi ho lavorato con il rosa carico per 14 centimetri e poi ho rifinito nuovamente con il motivo a pizzo, contornato da un bordo di maglie alte. La mia manica è una manica a 3/4, quindi scende un po' più giù del gomito, qui circa l'avambraccio, e anche questa sarà appunto una vostra scelta, la lunghezza la deciderete voi. Io l'ho lavorata dritta, quindi non ho fatto né diminuzioni né aumenti, quindi viene naturalmente un po' ampia lasciandola naturalmente così dritta. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial. Io spero che la maglia camellia vi sia piaciuta, è un progetto veramente molto raffinato e delicato.
Adesso io aspetto le foto delle vostre varianti, perché molto spesso io vi propongo appunto dei progetti e poi voi mi piace molto appunto vedere come li interpretate. Molto bella anche secondo me è una realizzazione con questo tipo di lavoro di una maxi maglia o addirittura anche di un vestitino, potrebbe essere una bella idea. Io lascio a voi la scelta e spero di aver alleggerito qualche minuto della vostra giornata con questo progetto e spero che questa primavera riusciamo ad indossare tutti la nostra maglia camelia e veramente che i nostri cuori tornino presto sereni e felici. Un bacione, un abbraccio a tutti. Ciao ciao!